si credeva che esistessero solo cigni bianchi e il primo cigno nero fu scoperto solo nel 1697. Per questo il termine cigno nero ha iniziato ad essere usato per indicare un fenomeno rarissimo e imprevedibile. Il filosofo e matematico Nassim Nicholas Taleb ha elaborato la teoria filosofica conosciuta appunto come la teoria del cigno nero. Questa teoria è stata sviluppata per spiegare tre concetti fondamentali. 1. L'esistenza e l'importanza sproporzionata di determinati eventi rarissimi e inaspettati. 2. L'impossibilità di prevedere scientificamente tali eventi carichi di conseguenze. 3. Le distorsioni psicologiche che impediscono alle persone di cogliere il ruolo enorme di questo tipo di eventi capaci di modificare l'andamento della storia stessa. Se avete letto il libro BTS Art Revolution della dottoressa Jung, saprete che i BTS rappresentano proprio uno di questi eventi rari e importanti sia nel campo artistico che nella storia della Corea del Sud, con enormi conseguenze descritte nel libro, eppure le persone non ne sono consapevoli. Quest'ultimo comeback unisce in modo ancora più significativo musica, danza, arte e psicologia, anche grazie all'iniziativa globale Connect BTS, ed è per questo un'ennesima conferma dell'analisi dell'autrice. Il titolo del brano rimanda anche al film del 2010 Il Cigno Nero. Come potete vedere, durante l'era di Wings i BTS hanno già fatto riferimento a questo film in varie scene. Sappiamo che l'album Wings è ispirato al libro Demian di Herman Hesse. Sia questo libro che il film Black Swan mostrano il percorso verso la maturità dei protagonisti, la perdita dell'innocenza infantile e il loro incontro con l'ombra. Entrambe le storie, così come il titolo stesso dell'album dei BTS Map of the Soul, fanno riferimento alle teorie dello psicologo Carl Jung e in particolare al libro Jung's Map of the Soul del dottor Stein. Questo libro spiega i principali concetti della psicologia analitica, fra cui persona, ego e ombra. La persona è come una maschera, è una personalità che mostriamo agli altri e può cambiare a seconda del contesto sociale in cui ci troviamo. Essa è modellata secondo le norme e i valori morali che la società impone. L'ego è il centro della mente cosciente ed è ciò che pensiamo di essere. È ciò che conosciamo di noi stessi, tutte le caratteristiche morali o immorali in cui ci riconosciamo. L'ombra invece è tutto ciò che fa parte di noi, ma che non vogliamo vedere e accettare. È ciò che reprimiamo nell'inconscio, una parte di cui non siamo consapevoli, ma che non è necessariamente negativa, anche se noi la percepiamo come tale. Quando si è bambini, una delle prime cose che impariamo è la differenza tra essere bravi e cattivi. Sulla base di come veniamo educati, creiamo perciò una persona da mostrare agli altri e impariamo a reprimere determinate parti di noi. Ma per amare se stessi è importante permettersi di conoscere, accettare e amare tutte le parti di noi, quindi anche l'ombra. Arriverà quindi il momento in cui dovremo fronteggiarla. Questo è esattamente quello che accade sia a Jin in Blood, Sweat and Tears, che ad Emil in Demian, che a Nina in Black Swan. Jin, Emil e Nina sono l'esempio del bravo bambino. Il primo capitolo dei Diari The Notes si chiama appunto Good Kid e la prima nota è di Jin. Anche Nina, nonostante sia ormai una donna, si comporta come una bambina per via del rapporto di codipendenza con la madre. Quando viene scelta come prima ballerina per mettere in scena Il lago dei cigni di Tchaikovsky, Nina non ha problemi ad interpretare la parte del cigno bianco, candido, innocente e apollineo, ma fa fatica a far uscire fuori la parte più passionale, immorale e dionisiaca di sé per interpretare il cigno nero. Il cigno bianco e il cigno nero possono essere visti come metafore della persona e dell'ombra di Nina. Un altro concetto importante è quello della proiezione. Tutti i contenuti inconsci e repressi vengono inconsapevolmente proiettati nel mondo esterno.
Ciò significa che tendiamo a non vedere la realtà per quello che è, ma ad interpretarla al nostro modo, e questa interpretazione dipende proprio dalla nostra ombra. Ad esempio, può capitarci di incontrare una persona che interagisce poco con noi ed è molto silenziosa. Potremmo convincerci di non essergli simpatici, ma questa interpretazione dipende dalle nostre insicurezze che stiamo proiettando sull'individuo in questione. Potremmo scoprire invece che questa persona è semplicemente molto timida, oppure che quel giorno era particolarmente stanca. Nel film Nina proietta la sua ombra su Lily, un'altra ballerina che, seppur non tecnicamente al suo livello, sembra però essere perfetta per il ruolo del Cigno Nero. Lily è praticamente l'opposto di Nina, infrange le regole se le ritiene superflue, è seducente e non le importa di apparire perfetta. Nina diventa ossessionata da Lily fino al punto di convincersi che la ragazza voglia rubarle il ruolo. Le due provano comunque ad avvicinarsi e grazie a Lily Nina si lascia andare per la prima volta al suo lato oscuro. A fine serata le due hanno infatti un rapporto sessuale, ma poi si scopre che Nina ha solo sognato l'avvenimento. Questo sogno rappresenta proprio la pulsione inconscia di Nina ad accettare e integrare quella parte di sé che non conosce, ma che le è necessaria per l'esibizione. Questa scena di Gin in Blood, Sweat and Tears ha esattamente lo stesso significato. Il bacio rappresenta il momento in cui Jin accetta e integra la sua ombra, impersonata da Taeyang, che può essere visto sia come il Cigno Nero che come un angelo caduto. Jin e Taeyang sono la stessa persona. Dopo il bacio, infatti, lo specchio riflette l'oscurità che è entrata a far parte di Jin e la sua maschera si crepa. E qui torniamo al simbolismo della locandina del film. Quando l'ego smette di identificarsi solo con la persona, la maschera si crepa e si rompe, liberando l'ombra. Un'altra scena importante del film è il momento in cui Nina cede finalmente alle pressioni della sua ombra fuori controllo. Quando Lily viene a trovarla nel suo camerino, la uccide con il frammento di uno specchio rotto. Cercando di uccidere la sua ombra, e cioè di reprimerla, Nina l'ha invece liberata, cedendo alle sue reali pulsioni e commettendo un atto immorale. Questo le permette di interpretare la parte del Cigno Nero alla perfezione. Ma dopo l'esibizione si scopre che l'uccisione di Lily era stata solo un'allucinazione e che invece Nina aveva rivolto il frammento di specchio verso se stessa. In realtà ella ha ucciso la sua persona, rompendo il suo riflesso allo specchio. La scena di Nina e Lily somiglia molto a quella tra Jin e Taeyang nella versione giapponese di Blood, Sweat and Tears. Un altro personaggio importante del film è Beth, l'ex prima ballerina che per via dell'età viene costretta ad abbandonare la danza. Il suo personaggio è il ritratto del dolore descritto dalla citazione all'inizio dell'art film Black Swan. Black Swan dei BTS inizia con una citazione di Martha Graham, la madre della danza moderna. Un ballerino muore 2 volte, la prima è quando smette di ballare e questa prima morte è la più dolorosa. Il testo di Black Swan ci spiega il perché di questa citazione. Quando le proprie passioni diventano un lavoro pressante a cui non importa che tu ti senta ispirato o meno, è possibile che esse non ti facciano più emozionare come un tempo. Questi versi invece si riferiscono alla metafora deserto-oceano che i BTS usano per rappresentare rispettivamente da un lato i momenti difficili della vita e dall'altro la realizzazione dei sogni e la felicità. La metafora fu usata per la prima volta da Namjoon nella traccia nascosta sulla linea di partenza dell'album Too Cool for School, poi ripresa nella traccia nascosta C dell'album Love Yourself Here. È inoltre usata come motivo simbolico prevalente sia in diversi music video del gruppo che nel loro libro The Notes One.
I BTS quindi hanno raggiunto l'oceano realizzando il loro sogno di essere artisti di successo. Eppure ne sono stati sommersi e adesso l'oscurità li circonda. Leggendo il testo completo si ha la sensazione che l'eternità di cui i BTS stanno parlando sia la morte in senso simbolico. La morte delle proprie passioni, la morte di una parte di se stessi, forse anche la morte della propria persona, in riferimento alla citazione iniziale del video. Ma perché bisognerebbe filmarla? Qui possono esserci diverse interpretazioni. Da un lato la volontà dei BTS di condividere quello che stanno vivendo con altre persone, perché la condivisione può fornire conforto. Dall'altro, questo potrebbe essere un modo per esprimere il malessere dell'essere costantemente ripresi, anche nei momenti di maggiore fragilità. Non parlo solo di giornalisti e Sesang, ma anche del loro lavoro in generale, che li porta a stare perennemente davanti alle telecamere dello staff. Potrebbe infine esserci una correlazione con questa frase del filosofo Thoreau. Ma anche un riferimento a quest'altra citazione. I video dei BTS infatti sono costantemente intrisi di questo concetto del catturare l'attimo per imprimerlo nell'eternità. Pensate ad esempio al video di Young Forever che rappresenta la giovinezza eterna con l'uso di foto e filmati ripresi dai music video precedenti. Qui capiamo come i ragazzi hanno finalmente ceduto e acconsentito a fronteggiare la loro ombra nei recessi della loro mente. Quest'altro verso invece è un riferimento a Fake Love. La foresta rappresenta appunto l'inconscio dove risiede l'ombra. Il legame di Black Swan con Fake Love è evidenziato anche dall'uso di una base molto simile. Così come per I'm Fine e Save Me, anche queste due canzoni sono speculari. Fake Love parla della persona, mentre Black Swan dell'ombra. La coreografia di Black Swan, così come l'uso del violino, mi ha profondamente ricordato l'esibizione di Nina nell'omonimo film. È possibile trovare un parallelo con la coreografia di Boy Meets Evil. Il ballerino principale rappresenta in entrambi i casi l'individuo che tenta di combattere gli impulsi della sua ombra, che lo soffoca e lo intrappola. E anche in Boy Meets Evil vediamo delle ali crescere sulla schiena di Obi. Il titolo stesso di questa canzone si riferisce all'incontro con l'ombra. Come potete vedere, ci sono similitudini anche con la coreografia di Jimin in Lie. La prigione ricorda lo short film Stigma, ma anche il piedistallo dentro cui sono rinchiuse le ombre di Jung in Shadow. Quest'altra scena di Black Swan rimanda allo short film Awake. Jin, a piedi nudi, procede nel corridoio verso il suo risveglio spirituale, simboleggiato dall'uccello che distrugge l'uovo che lo imprigionava. La carta da parati mostra la sagoma del dio Abraxas, una divinità conciliatrice degli opposti, che per Jung è il simbolo della completa integrazione di tutte le parti di se stessi. Alla fine la trasformazione si completa e il cigno si libera in volo, proprio come l'uccello del quadro. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, sono in arrivo altri video per voi. Grazie per la visione e a presto!